Messaggio della Beata Vergine Maria. Amatissimi figli del mio cuore immacolato. 18 aprile 2012. Vi benedico. Davanti ad ognuno di voi si apre un percorso, un cammino, ed è la volontà umana a decidere di seguirlo. Il sentiero è aperto e rimarrà aperto fino all'ultimo istante di vita, così come rimane aperta l'infinita misericordia del mio divino Figlio. Non chiamate padre colui che non rispettate come un padre. Non dite di credere, se non credete. Non chiedete il pane, se non avete lavorato per guadagnarvelo. Non chiedete l'acqua, se non l'avete cercata con tutte le vostre forze. La vita, figli, è una fatica continua ma, nonostante questo, in realtà voi volete ottenere tutto con il minimo sforzo in cambio di nulla. Anche se non cercate di crearvi dei meriti, volete che gli altri ve li attribuiscano. L'umanità in questo momento è per lo più vuota, svuotata di ogni interesse, di ogni pensiero, senza più alcun desiderio di superarsi. Ma, soprattutto, senza più Dio. Che cosa è l'uomo senza Dio? Non è niente, è un essere inerte, totalmente inerte, completamente spogliato di tutto, completamente vuoto e dimentico di ogni cosa. Figli miei, vi invito nuovamente a inginocchiarvi, a prendere coscienza di questo momento così trascendentale nella storia dell'umanità. Un momento trascendentale, poiché è l'istante del massimo compimento delle profezie. Voi ascoltate con tutte le vostre forze la parola profezia, ascoltate la parola rivelazione ma non vi soffermate a pensare, né a meditare che le profezie rivelate da anni, rivelate dal cielo, da mio figlio e da questa sua madre, si compiranno, così come si è compiuta ogni parola proveniente dal cielo. L'andare e venire della vita quotidiana, la sfrenatezza della mente, l'incostanza della creatura umana vi fa credere che quanto annunciato non si avvererà. Quando pensate che il tempo passerà e gli eventi non si realizzeranno, disprezzate la parola di mio figlio e la mia parola, ma è giunto il momento in cui non potrete più ignorarla, e il pianto riempirà gli occhi di coloro che non hanno creduto. La parola chiederà aiuto arrivando sulla bocca di chi ha seguito i profeti di mio figlio, di chi, rischiando di fronte a un mondo senza Dio, ha aperto le labbra per proclamare i disegni della casa del Padre. Amatissimi figli del mio cuore immacolato. Riflettete. Dovete rispettare la parola di mio figlio? Essa si avvera quando designa una creatura per una missione speciale. Ne prende interamente possesso. Voi che vi fate chiamare miei figli, non dovete assumervi il diritto di cambiare solo un aspetto o alcuni aspetti del vostro essere, ma dovete generare un cambiamento totale e radicale assoluto. Mio figlio non vuole dei figli a metà, non desidera che essi dicano sono cambiato un po', altrimenti essi saranno vomitati dalla sua bocca. Questi momenti non sono fatti per i deboli, ma per i figli della fede, per coloro che si sacrificano completamente e si dedicano a quella vita dello spirito, che richiede il distacco da tutti quei gusti, desideri, piaceri e aspirazioni, che sono propri dell'uomo, un distaccarsi fino a soffrirne, fino a che l'io umano sanguina. Figli. In questo momento trascendentale non potete pretendere di servire mio figlio, di essere miei figli e nello stesso tempo flirtare con il mondo, con il mondano, perché in questo modo sarete preda di Satana. Chi appartiene a mio figlio è di mio figlio, chi non appartiene a mio figlio, non è di mio figlio. In questo istante si vedranno in faccia i fedeli sinceri e quelli che a volte si travestono per simulare una falsa fedeltà. La terra continua a sussultare nel suo desiderio, che l'uomo rivolga lo sguardo al suo creatore. Pregate figli, pregate per gli altri. Intercedete per questa Chiesa santa, che ogni tanto perde la santità a causa dei suoi figli infedeli, che la tradiscono. Pregate figli, pregate per gli Stati Uniti. Pregate per il Medio Oriente. Pregare figli, perché la furia, che la terra ha trattenuto dentro di sé sta per uscire, salirà in superficie e i miei poveri figli soffriranno terribilmente. Le acque tornano ad agitarsi, vi esorto a pregare gli uni per gli altri, a essere un solo cuore, a proteggervi l'un l'altro, a vivere nell'unità e a essere un solo cuore e il diavolo cerca la separazione dei miei figli, questa è l'arma con cui combatte. Unitevi, se sapete che questa è l'arma, combattete con l'unità, con l'unione amatevi gli uni gli altri.
Quante cose vi sono state rivelate, quante cose sapete, e questo è il momento di metterle in pratica. Desidero dei figli attivi, non dei figli passivi. Ciascuno di voi deve porsi l'obiettivo di essere portavoce della casa del Padre. Di smuovere i cuori dei propri fratelli, di alzare la voce con coraggio. E di essere un fedele in più tra le mie fila. Mio figlio mi ha affidato il suo corpo mistico per poterlo guidare negli istanti a venire, così, come madre del buon consiglio, come pellegrina d'amore, mi reco in ogni cuore, cercando di farmi aprire la porta. Permettete allo Spirito Santo di diffondere su di voi la pienezza dei suoi doni. I momenti futuri saranno estremamente difficili e causeranno confusione nella Chiesa. Mantenete lo sguardo rivolto a mio figlio, tenete il pensiero, il cuore e la volontà concentrati in mio figlio. Non dimenticate l'utilità dei sacramenti, ma soprattutto non dimenticate che se non permanete nella grazia, essi non svolgeranno le loro funzioni. Combattere, lottate con tutte le vostre forze, con tutte le vostre facoltà e i vostri sensi per rimanere sul retto cammino, per continuare a lottare, ma senza cadere, bensì mantenendo il forte proposito di stare vicino a mio figlio sulla croce, che non è simbolo di dolore ma di resurrezione, gloria, nuova vita, e a essa siete condotti alla resurrezione. Vi benedico e vi esorto all'unità, non a distruggere ma a costruire. Dimorate nella pace di mio figlio. Vi benedico.